Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi voglio parlarvi di un problema che abbiamo ultimamente con le nostre TV. E il problema è che, non so se per risparmiare o per cosa, non c'è più un'uscita anche audio analogica o addirittura adesso non c'è più neanche l'uscita ottica. E inizia a diventare un problema. Perché io devo collegarmi la mia soundbar, il mio home theater, eccetera, lo posso collegare o tramite Bluetooth, però sappiamo bene che abbiamo dei ritardi e soprattutto abbiamo una qualità nettamente inferiore, oppure voglio collegarmi le cuffie perché una persona non ci sente bene o perché vuole mettere le cuffie per non disturbare le altre persone, ma non abbiamo un'uscita audio analogica e addirittura adesso neanche più digitale. Quindi che cosa possiamo fare? Noi guardiamo il retro della TV e vediamo che c'è gli ingressi HDMI, ci sono tutto quello che serve, ma l'RCA o il jack da 3,5 non c'è. E per questo io adesso ho acquistato questo dispositivo qua, che in caso vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo. Io l'ho acquistato su Amazon, lo trovate a vari prezzi, adesso mi sembrano sui 37 euro, però mi va a risolvere il problema. È un piccolo adattatore, loro lo chiamo ARC Audio Extractor, cioè lui va a togliermi dall'HDMI e dovete controllare che la vostra TV, prima di acquistarlo, controllate che la TV abbia HDMI, ci sia scritto HDMI ARC. Adesso io vi faccio vedere l'immagine, che io addirittura per fortuna nella mia TV della Philips non ho questo problema qua, ma dopo vi spiego perché l'ho acquistato. Non ho questo problema qua di uscita ottica eccetera. Ho addirittura 4 HDMI ARC, quindi voi di solito è l'HDMI 1, c'è scritto HDMI 1 ARC, ARC. Lo collegate tramite la vostra HDMI, lo collegate all'HDMI ARC, dall'altra parte questo dispositivo qua lo colleghiamo qua, ok, eccoci qua, così, lo collegate qua dove c'è scritto HDMI, colleghiamo l'uscita ottica che è davanti, vedete che allora qui esce con o un'uscita ottica o un'uscita jack da 3,5 o l'RCA bianco e rosso. C'è una differenza abissale, nel senso che, perché vi ho detto che io l'ho acquistato? Perché avevo collegato la soundbar che mi hanno dato, che ho preso nuova, l'ho presa, la collego, quando alza e abbasso il volume non mi si alza e si abbassa il volume, anche se la soundbar ha il suo telecomando, però se lì seduto non stai lì a cercare vari telecomandi, vorresti alzare e abbassare il volume tutti assieme. Bene, allora come faccio a risolvere questo problema qua? Ho collegato la TV all'HDMI ARC, poi l'ho collegato all'uscita RCA, ok? E sono andato nella UX della mia soundbar. Quindi quando alzo e abbasso il volume della mia TV, in automatico si alza e si abbassa anche nella soundbar. E voi direte, sì, ma allora Lorenzo, scusa, hai l'ottico, collegalo con l'ottico. Il problema è che l'RCA, quindi questo segnale qua analogico e questo del jack da 3,5, se io alzo e abbasso il volume della mia TV, ma può essere qualsiasi sorgente, si alza e si abbassa, ma se lo collego all'ottico non c'è nessun cambiamento di volume, quindi devo andare lì a regolare o tramite l'app della soundbar o tramite il telecomando, ma abbiamo sempre due cose in uno e a volte stai ascoltando un film, qualcosa e ti ritrovi che non hai il tuo volume adatto. E per questo vi dico, io l'ho preso solamente per avere il volume tutto compreso nella TV, quindi ho collegato l'HDMI, l'ho collegata alla mia uscita RCA analogica e il gioco è fatto. Poi dentro nella confezione viene dato questo adattatore qua che praticamente è da USB, che avete la TV, l'ho collegato sull'USB della TV in modo che quando accendete la TV si accende anche il dispositivo. Questo pezzo qua che è il suo adattatore lo collego qui, vedete, metto qua e l'ho collegato. Poi qui dietro ho un interruttore acceso e spento. Bene, una volta fatta questa procedura qua, io adesso vi dico come ho fatto nella mia Philips, dopo ognuno ha il suo menu, ma per dirvi abbiamo fatto impostazioni, siamo andati sulle impostazioni del suono, andiamo giù su avanzati in questo caso, poi andiamo a scegliere uscita audio e vado a scegliere da altoparlanti TV, vado a mettere sistema audio HDMI. Poi
ognuno il suo menu, torno a ripetere, dipende sempre che cosa, come fate la vostra TV, perché c'è chi ha uscita, ma di solito comunque c'è suono o audio che sia, andate su avanzate oppure c'è scritto uscita audio e andate a selezionare appunto l'HDMI, tutto qua. L'importante qual è? Allora, collegare l'HDMI ARC dalla parte della TV, collegate l'HDMI qui del nostro dispositivo, colleghiamo l'alimentazione che va collegata all'USB, in modo che quando accendo la TV si accende anche l'alimentazione qua, e poi andate a selezionare quello che volete. Se non avete l'uscita ottica, vi serve un'uscita ottica, benissimo, mandatela qua, però sapete che il volume non si regola, altrimenti collegatelo su quelli analogici in modo da avere sempre il segnale. Bene, all'interno della confezione troviamo anche delle istruzioni che sono in italiano, quindi si hanno spiegato bene, perché qua spiegano proprio tutto, anche il volume di uscita dell'interfaccia 4, 3,5 e RCA può essere regolato tramite telecomando. Se si scopre che il volume del connettore 3,5 RCA è inferiore al volume del connettore ottico, utilizzare il telecomando per aumentare il volume. Il volume di uscita dell'interfaccia ottica non supporta il controllo. L'impostazione predefinita, quello che vi ho detto adesso, l'impostazione predefinita è il 100%, che è determinata dall'interfaccia e non ha nulla a che fare con questo prodotto. Quindi loro dicono, sì, ok, sai che se colleghi lì, sull'ottica non c'è la variazione del volume, che è per quello che l'ho presa io, insomma. Bene, quindi che dire, perché ho scelto questo prodotto qua? Non è sponsorizzato da Prozor, questo qui l'ho scelto io perché parlando con chi mi ha dato la soundbar mi ha detto: Lorenzo, guarda, vuoi un prodotto di qualità buona, ok? Senza spendere una follia, prenditi questo prodotto qua. Io li ho provati tutti, mi fa, e questo è uno tra i più buoni. Quindi consiglio da, come se ci troviamo al bar, prendete questo prodotto qua. Poi se uno vuole spendere meno, può spendere da meno, se vuole spendere di più, può spendere di più. Però se volete una cosa, rapporto qualità-prezzo ottima, questa va benissimo. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!